Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi della levigatrice a disco da banco della Parkside, comprata alla Lidl a 29,99 € il 27 gennaio del 2020. E voi mi direte, di nuovo, ma già l'avevi? Sì, avevo il modello precedente, modello 140B2, praticamente lo stesso modello però con alcune modifiche. Questo sfruttatissimo, come potete vedere, sporco, utilizzato. Lo utilizzo nel mio piccolo laboratorio, quest'altra nuova invece la utilizzerò qua in garage. Ragazzi, torna più utile di quanto possiate pensare, è piccola, però almeno il modello vecchio ha una buonissima coppia anche ai bassi giri, è regolabile, è gestibile, ha il pianetto inclinabile, mi tornerà così tanto utile che nemmeno ve lo immaginate. Questo aveva una caratteristica che non mi piaceva, infatti l'ho modificata, e c'era il platorello che prevedeva l'utilizzo di carta abrasiva con il retro adesivo, però si impolverava e non si attaccava più, quindi rendeva inutilizzabile la carta abrasiva una volta messa. Questa invece, finalmente, probabilmente dopo le mie lamentele, non lo so, hanno fatto direttamente il platorello con il velcro, quindi vediamo come si comporta, facciamo un test, un confronto velocissimo, anche se essendo l'evoluzione di quello sono sicuro che lavorerà allo stesso modo, quindi vediamo, apriamo la confezione, vediamo il contenuto e testiamola subito. Prima di iniziare leggo rapidamente quello che è scritto sull'etichetta stampata sul cartone che avvolge il prodotto. E allora, levigatrice a disco modello PTSG 140C2 per una lavorazione precisa di legno duro e morbido, ideale per spigoli netti, smussature o inclinazione in qualsiasi angolo. Motore silenzioso a basse vibrazioni con velocità di levigazione a regolazione continua. Piatto abrasivo con applicazione a strappo, piano di lavoro inclinabile a piacere. Battuta parallela mobile con angolo regolabile a piacere, collocazione dell'attrezzo in verticale o in orizzontale, fissabile con la morsa in dotazione, allacciamento per aspirapolvere esterno incluso, adattatore smontabile. La potenza allacciata è di 140 watt, ogni 15 minuti di lavoro bisogna fare attendere che il motore si raffreddi, si riposi un poco. Il numero di giri a vuoto del motore va al massimo a 3600 al minuto. L'angolo di levigatura va da meno 10 a più 50. Il disco ha un diametro di 125 mm, quindi platorello, e in dotazione avremo 6 fogli di carta abrasiva con applicazione a strappo, con grana 80, 150, 240, 2 per ciascuno, una battuta angolare, una morsa, un adattatore con riduttore incluso per l'aspirapolvere esterna, la chiave a brugola e avrà il cavo di alimentazione elettrica lungo 2 metri, garanzia di ben 3 anni, come tutti i prodotti Parkside della linea verde. Quindi apriamo e vediamo cosa troviamo al suo interno. In alto, come sempre, il libretto di istruzioni da leggere e conservare. La morsa identica a quella dello scorso anno, l'adattatore per l'aspirapolvere esterno, i 6 fogli di carta abrasiva ed infine la nostra piccola levigatrice. Allora, a colpo d'occhio mi sembra un poco più piccola, sì, è circa 1 centimetro più corta, confrontiamola con l'altra e infatti è circa 1 centimetro più corta rispetto all'altra. Il design cambia leggermente, ma la cosa che mi piace di più è che ci siano i comandi messi in alto. Quindi la rotella per aumentare e diminuire la potenza del motore, quindi il numero di giri, e anche il tasto interruttore, perché da questa parte, soprattutto perché era messo dietro l'operatore, da questa parte non vede dove sia il tasto, quindi si perde tempo per spegnerlo. Fossero stati uno sopra l'altro sarebbe stato più facile, invece così è leggermente nascosto, nulla di che, però comunque in questo caso hanno migliorato di tantissimo, ma veramente di tantissimo, la praticità dell'utilizzo. Poi ci sono queste 2 manopole che si svitano e ci permette di regolare l'altezza del nostro pianetto. Sulla parte laterale c'è un goniometro da questa parte dove sono riportati i gradi con l'inclinazione da meno 10 a più 50, quindi ci permette di dare l'angolazione che vogliamo noi. Ricordiamoci che non è sicuramente un utensile per fare lavori a squadro con estrema precisione, almeno io non l'ho mai utilizzata con questo scopo. Poi c'è questa battuta parallela con questo goniometro
che gira, quindi ci permette di regolare 45 gradi da questo lato oppure ruotandola da quest'altro lato, perché ha questa T-Track, il pianetto è in alluminio, abbastanza liscio. Una volta impostato possiamo serrare questa vite e bloccarlo, quindi lavorare il pezzo semplicemente tenendolo qua su e lavorando in questo modo. Allora, accendiamole entrambe, vediamo la differenza di rumore, dopodiché metterò la carta abrasiva su questo platorello e proveremo ad utilizzarla. Allora, accendo prima il modello precedente, minima velocità, direi che è veramente abbastanza silenziosa. Adesso accendiamo la nuova, sempre a minima velocità. È pure silenziosa, ma con un suono diverso, emette quasi un sibilo. Mettiamo il disco su questa, che può essere utilizzata come l'altra, anche in posizione verticale. Per fare ciò bisogna aprire questa morsa, applicarla qua sulla base e poi utilizzando questa vite possiamo stringerla e bloccarla sul nostro piano di lavoro. L'aspiratore esterno va inserito qua, c'è questo dentino che va a insinuarsi in questa scanalatura, quindi si inserisce così, si ruota a piacimento. Questo dentino evita che poi si sfili involontariamente, quindi si svita questa brugola, praticissimo, bello, mi piace. Finalmente hanno fatto questa modifica. Ok, quindi carta abrasiva già montata. Proviamo a levigare un pochettino questo legno, così rovinato. Vediamo di lisciarlo un pochettino con questa grana 80. Partiamo con la velocità minima, mettiamolo a 1 e vediamo che coppia ha. Gira perfettamente nonostante io applichi buona forza, non eccessiva, comunque la forza c'è. Mettiamo a 3, ovviamente aumenta la velocità, non vibra quasi per niente. Ragazzi, vi giuro che sto facendo tantissima forza, ma continua a girare imperterrito. Proviamo adesso a 6. Questo legno è davvero molto rovinato. E ha lisciato meravigliosamente il nostro pezzo, perfetta. Io la uso veramente tantissimo questa di qua, con molta soddisfazione. Vi lascerò anche la recensione di questa, perché nella recensione di questa dico tante cose che su questa sto sorvolando, ma sono praticamente gli stessi utensili. Proviamo anche ad arrotondare questo pezzo di legno, che così squadrato lo rendiamo leggermente più tondeggiante. Perfetto. Allora ragazzi, mi sono accorto che hanno fatto un'ulteriore modifica. Per regolare l'inclinazione del pianetto basta svitare leggermente la vite e poi tramite questa manopola possiamo comandarla con precisione, perché ha una dentatura e quindi in corrispondenza c'è come un ingranaggio che ci aiuta a regolare con precisione. Da questa parte abbiamo il goniometro e ruotando questa rotella possiamo decidere quindi che inclinazione dare lo stesso. È un'ulteriore comodità che hanno inserita. Poi coassiale c'è la vite, si stringe e si regola, perfetto, quindi
Diciamo che le migliorie sono state più di una in questo utensile. Ho fatto le prove forzando per vedere quanto il motore resiste, invece adesso faccio una prova normale, come un utilizzo classico che si fa con questo utensile, semplicemente facendo lavorare l'utensile con la sua forza. La regolazione dell'angolo sul goniometro va fatta facendo allineare questa tacchetta con le tacche che sono corrispondenti ai gradi, quindi se vogliamo impostarlo a 45 gradi la posizioneremo in questo modo. Facciamo una prova rapida. Ok. Perfetto. E vi ricordo che il punto in cui posizionare il pezzo per poterci lavorare non deve essere questo, ma deve essere questo. Sulla sommità c'è una freccia che ci indica il senso di rotazione. Se poggiamo il pezzo da questa parte rimarrà stabile, poggiato contro il pianetto, qua tenderà a sollevarsi. Potremo comunque utilizzarlo da questa parte, ma è molto più difficile. Primo, il pezzo tende a sollevarsi. Secondo, tutto ciò che viene prodotto come scarto dell'abrasione viene lanciato verso di noi. Vi faccio vedere spostandomi ciò che accade. Invece qua viene mandato verso giù sia il pezzo che gli scarti. Non c'è paragone di praticità, quindi il pezzo sempre da questa parte, anche se io ho lavorato questo pezzo da questa parte, ma perché il goniometro era impostato in quel modo, l'ho tenuto con forza, ma nonostante tutto ho avuto difficoltà, quindi questa è la procedura corretta. E con la carta abrasiva per metallo più volte l'ho utilizzata anche per creare bisellature, comunque per limare anche il metallo, guardate. Dalla telecamera non si riesce a capire perfettamente, però vi assicuro che ha lavorato perfettamente anche sul metallo. E allora ragazzi, io ho finito con la recensione di questa piccola levigatrice da banco della Parkside. Per me è un piccolo gioiello che tutti gli hobbisti dovrebbero avere. Ha una buona coppia, come abbiamo visto, un numero di giri regolabile a piacere, l'inclinazione del pianetto, l'inclinazione della battuta, praticamente ci permette di fare tantissime cose. È l'evoluzione del modello precedente che già mi piaceva tanto, al quale io ho fatto la modifica per il velcro, e che ha il velcro e i tasti posizionati bene, quindi ci permette anche di vedere prima di avviarlo a che velocità è messa. Diciamo che hanno migliorato quello che già per me andava bene. Quindi vi consiglio di comprarla. Non ho interesse a farvela acquistare, perché a me se lo comprate o non lo comprate non cambia nulla, però siccome è un prodotto che io reputo valido, forse uno dei migliori prodotti a livello hobbistico che si possano trovare alla Lidl o fra i migliori, allora mi sento di consigliarvela. Mi sento però anche di consigliarvi l'utilizzo delle mascherine protettive, perché durante la lavorazione del legno si sollevano delle polveri sottili, e quindi quando si provoca la formazione di fumi, sostanze tossiche o polveri sottili, soprattutto se il legno contiene colla o resine che possono essere inalate insieme alle particelle, allora in quel caso è giusto che ci si protegga, proteggendo anche gli occhi, perché qualche parte
può essere proiettata verso di noi e quindi potrebbe finirci negli occhi, e proteggendo anche le mani è giusto utilizzare guanti e protezione in generale. Quindi scusate il cattivo esempio. Detto questo, non mi resta quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando di esservi stato utile a farvi conoscere questo prodotto. Vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è stato utile, quindi ad iscrivervi al mio canale, a cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un video. Adesso vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video di recensioni, tutorial e tanto altro. Ciao da Riccardo e a presto!